Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Come Buongiorno. state? Buongiorno, tutto bene, Buongiorno. grazie. Ah, bene. Niente, volevo ringraziarvi innanzitutto, come sempre, della vostra partecipazione a tutte le nostre attività, della vostra proattività. Insomma, è bello lavorare in una comunità e non da soli, è veramente molto piacevole. Ed è un po' anche l'idea di questa cosa che stiamo per iniziare oggi, è proprio quella l'idea di fare quelle quattro chiacchiere che ci è già capitato tante volte di fare quando ci siamo visti, magari ai seminari o che ci capita di fare quotidianamente sulle nostre chat, di farle dal vivo, chiacchierando degli argomenti che ci piacciono, delle nostre passioni, con condivisione di commenti, di idee, di spunti, di domande, insomma veramente una chiacchierata un po' libera, certamente su qualche argomento specifico, perché se no conoscendoci parliamo per una mezza giornata, ma in maniera libera, quindi non è l'idea classica del webinar o del seminario, ma è più l'idea di una chiacchierata, ripeto, tra quattro amici che condividono una passione, che poi registriamo e andremo a condividere con le altre, spero, centinaia di amici che condividono questa passione. Quindi questa è un po' l'idea dei round tables, come l'ho chiamati, perché vorremmo farne degli altri, insomma. Diciamo che oggi partiamo con questo primo esempio e ne faremo degli altri. Ok? Ok. Bene. Niente, direi che possiamo partire allora. Se avete preparato qualche idea, qualche spunto per dare il via alla chiacchierata, su cosa ci concentriamo oggi? Tanto abbiamo una bella lista di argomenti, no? Tra i due libri direi che qualche Di- argomento lo abbiamo approfondito. Direi proprio di Beh, sì, Max. Io ti volevo chiedere questa cosa. Tu dai sempre tantissima importanza ai miti e questi, devo dire la verità, fino adesso li ho sempre considerati appunto come classicamente viene definito qualcosa di mitologico che fa parte un po' di un aspetto allegorico, di un aspetto molto fantasioso che racconta delle immagini archetipe. Nel tuo lavoro invece i miti assumono un significato molto diverso nei due libri e soprattutto nell'ultimo libro, Gli Dei del Diluvio. Nei miti riusciamo a trovare un filo conduttore, quindi credo tu abbia fatto una ricerca veramente enorme. Ti volevo chiedere, cioè la differenza intanto nella tua ricerca tra cercare il mito e la leggenda, cioè qual è la differenza sostanziale fra i due? E l'altra domanda che ti volevo porre è fino a che punto noi possiamo interpretarli come eventi realistici oppure ci dobbiamo fermare in un aspetto interpretativo, cioè allegorico. Quindi come hai fatto a fare in certi momenti questa discrimina? ma sì, Vanessa, mi comporto come faccio di solito, no? Cercando il più possibile di seguire un approccio scientifico. Ehm, All'inizio è un qualcosa che è nato in maniera casuale, perché magari stavo leggendo qualche articolo scientifico o qualche studio di altri ricercatori, non so, per esempio sugli argomenti dell'ultimo libro, che so io, uno studio scientifico che mi faceva vedere che in una determinata zona del pianeta era caduto un meteorite durante il periodo dello Younger Dryas. Poi inizialmente, magari casualmente, mi è capitato di leggere una leggenda, un mito degli abitanti di quel luogo che raccontavano, che so io, di un dio infuocato che è sceso dal cielo seminando la morte e la distruzione sulla terra. E chiaramente non ho potuto non collegare le due cose, no? Cioè, ti viene immediatamente il sospetto che la seconda, che noi consideriamo una leggenda, un mito, sia una versione romanzata, una versione tramandata oralmente, no? Quindi semplificata, anche di più facile comprensione, ma di un fatto realmente accaduto, che fra l'altro è quindi trova una testimonianza scientifica ai nostri giorni grazie alle nostre tecnologie. E trovane una, trovane due di queste cose, e poi dopo hai cominciato invece a usarlo come metodo.
Quindi cercando di partire da un mito e andare a vedere se ci sono delle evidenze scientifiche che confermano quel mito. E capita spessissimo questa cosa. Non sempre, non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, non tutte le leggende sono storia, non tutti i miti sono storia, ma tantissime, tantissime di quelle che io ho trovato hanno un riscontro scientifico che obiettivamente sei ma neanche un minimo di mente aperta non puoi non riconoscere. Quindi per questo, nei miei libri oramai c'è un capitolo fisso dedicato a quello che dicono i miti, perché i miti sono la storia, come dico sempre, impressa nella memoria dei popoli. Quella parte di storia che neanche il grande cataclisma che ci ha colpito è riuscito a cancellare, proprio perché è nella memoria del popolo, è un qualcosa che racconti a tuo figlio, indipendentemente che vivi in una società avanzata o in una società primitiva, no? Racconti a tuo figlio sotto forma di leggenda, anche perché spesso magari queste popolazioni non capivano cos'era successo, cioè quando vedi una palla di fuoco che scende dal cielo e distrugge tutto, dici ho fatto arrabbiare il dio del cielo, no? Questa è l'interpretazione, diciamo, ingenua, magari della popolazione che poi è diventata la leggenda, ma la realtà è sempre quella di un fatto oggettivo di cui loro sono stati testimoni. Quindi questo è sostanzialmente il motivo. Poi ci sono anche dei miti ehm, scritti, quindi sono magari delle cose che originariamente non erano considerati dei miti, cioè chi le ha scritte con un'idea che era tutt'altro quella di scrivere un romanzo o un mito. L'esempio più comune che faccio sempre sono gli scritti di Platone. Siamo noi che diciamo che gli scritti di Platone sono un mito e una leggenda, perché ci rifiutiamo ovviamente di aprire gli occhi, ma gli scritti di Platone, a mio personale parere, mi sto riferendo in particolare al Timeo e al Crizia, sono assolutamente dei trattati scientifici. Non c'è una riga di quelle di quegli scritti che non trovi un riscontro o che non, diciamo, non sollevi il ragionevole sospetto che ci sia un riscontro scientifico. Quindi questa è tutta un'altra categoria. Quindi vogliamo distinguere quelle raccontate a livello popolare, le chiamiamo leggende, e quelli messi per iscritto li chiamiamo miti. Comunque agli effetti pratici, molti di questi racconti si rivelano per quello che sono testimonianze di qualcosa che è realmente accaduto. E ci sono, guarda, ma tantissimi esempi sulle categorie più disparate, anche tanti che non ho messo nei vari libri, perché poi dopo si finisce quasi per essere stucchevoli, no? Perché ce n'è talmente tanti che dovresti scrivere un libro sui miti e sulle loro prove scientifiche. Max, tanti miti, tanti scritti in tutte le parti del mondo, diciamo in lingue diverse, però parlano tutti di un'unica cosa. Di che cosa parlano in maniera diversa o con sfumature diverse, ma comunque di una cosa che comuna tutti. Ci vuoi dire esattamente che cosa vuoi esprimere in questo con questo concetto? Sì, Sere, hai detto la parola chiave, no? Leggendo poi questi miti, al di là del fatto specifico, no? Che so io, abbiamo fatto l'esempio della caduta del meteorite, possiamo fare l'altro esempio, non so, prendiamo l'esempio da prima di noi, la Dea Madre, no? Oppure il diluvio, un esempio dagli dei del diluvio. E nel momento in cui tu trovi miti in giro per il pianeta, appartenenti o derivanti da culture che quantomeno sulla carta non hanno nulla in comune, no? Non hanno mai condiviso nulla se non in tempi moderni e quel mito chiaramente è risalente a un'epoca precedente. Quindi diciamo sono nati questi racconti, queste leggende in maniera indipendente, senza influenzarsi l'uno con l'altro. Ma tu leggi questi due miti e non puoi di nuovo non notare che sono lo stesso racconto, perché variano per qualche piccolo dettaglio. Quindi
è la stessa narrazione che due padri diversi hanno tramandato ai loro figli in due parti diverse del mondo. E beh, ma quella ti dà un messaggio immediato, è incredibile. Il messaggio che ti dà è che se si è trattato per esempio di un evento naturale, quell'evento ha caratterizzato entrambe quelle due regioni del pianeta. Quindi se tu trovi per esempio centinaia di miti del diluvio che raccontano tutti la stessa cosa, è evidente che il diluvio sia stato universale, cioè non è un diluvio mesopotamico o nordamericano, è una catastrofe che ha impattato quantomeno una buona parte del pianeta, no? È una logica conseguenza. Se due raccontano lo stesso accadimento in due parti diverse del pianeta, vuol dire che in entrambe le parti del pianeta quell'accadimento è stato reale. Però, Ci s scusami, però è stato reale sicuramente, ma ha avuto risvolti differenti in varie parti del pianeta, nel Sì, senso poi che magari le conseguenze sono state diverse, cioè di nuovo, guardando per esempio agli argomenti dell'ultimo libro, sappiamo che alcune zone del pianeta sono state più colpite da questa catastrofe, hanno subito delle conseguenze maggiori. L'intero continente nordamericano è stato spazzato via, cioè noi non troviamo più gli uomini della cultura di Clovis nel Nord America, non ne troviamo le ossa perché sono state spazzate via, non ci rendiamo conto di quello che è successo, cioè non è rimasto uno stuzzicadente in piedi. Quindi il Nord America è stata una delle zone più colpite. L'Africa, per esempio, è stata, come ci racconta lo stesso Platone, con le parole di Soncis, è stata risparmiata, come ci racconta, per esempio, la presenza di megafauna in Africa. Come mai in Africa e in India sono le uniche due regioni del pianeta dove è rimasta la megafauna del tardo Pleistocene, quindi gli elefanti, tanto per capirsi, i rinoceronti, no? Perché quella è una delle zone, sono due zone del pianeta che sono state meno colpite dallo sciame meteoritico, quindi dove hanno avuto la possibilità questa megafauna di sopravvivere e di evolversi e quindi lì è rimasta. Il Nord America o piuttosto il nord dell'Europa o il Sud America che avevano milioni di questi animali appartenenti alla categoria della megafauna. Pensa che si stima che nel solo Nord America 40 milioni di questi animali siano stati spazzati via nell'arco probabilmente di qualche decennio. Non è rimasta traccia, figurati di quelle poche sparute tribù di uomini che abitavano il Nord America. Se non sono sopravvissuti dei giganti in grado di sopportare ogni tipo di avversità, figurati questi primitivi che a malapena sopravvivevano alla megafauna, perché loro erano le prede, non i cacciatori, come qualcuno in maniera incredibile continua a sostenere. Quindi sono conseguenze diverse in giro per il pianeta. Ma c'è anche un altro messaggio però nella tua domanda che hai fatto. L'altro messaggio è che ci sono dei miti che non parlano di catastrofi o di eventi naturali, ci sono miti che parlano di culture o di usanze. Non so, abbiamo visto quella veramente macabra di fasciare il cranio ai bambini per allungarlo, o quella della Dea Madre, per esempio. E anch'essi troviamo, anche in questo caso troviamo dei miti, dei racconti che sono uguali in giro per il pianeta. E questo però ha un'altra conseguenza, perché in questo caso non essendo un fatto reale, ma essendo una questione di cultura, permettimi di buttarla giù così, vuol dire che c'era una cultura globale in giro per il pianeta. Perché la domanda che, quando si parla di crani allungati, la domanda che non ci si fa mai si tende sempre diciamo, a scartare queste idee strane che ci sono su questi crani allungati dicendo che no, ma era un'usanza che c'era in voga presso quasi tutte le culture del mondo di fasciare il cranio ai bambini. Ma uno dovrebbe domandarsi, sì, ma possibile che tutte le madri del pianeta, di tutte le tribù, di tutte le culture del pianeta
un giorno si sono svegliate e hanno deciso adesso ammazzo la metà dei miei figli tra sofferenze incredibili, schiacciandogli la testa per farla diventare a mo' di cono gelato. Cioè, ma la domanda vera a cui rispondere è quella, perché? E soprattutto come hanno fatto a mettersi d'accordo, no? È veramente incredibile. Guarda, te ne racconto un altro di questi esempi perché sono quelli che veramente eh, mi fanno sorridere. Negli dei del diluvio, adesso non vorrei anticipare qualcosa, ma in realtà lo sto già facendo, però non fa nulla. C'è uno studio scientifico che è stato fatto di recente andando ad analizzare le linee maschili da un punto di vista genetico, quindi è stato fatto uno studio sul cromosoma Y e questo studio permette di capire quanto quel cromosoma si è differenziato nelle varie epoche storiche andando all'indietro e quindi se si differenzia poco è sinonimo di uno scarso diciamo, numero di individui maschili, quindi ce n'erano pochi, oppure comunque di un fenomeno che ha dato luogo a un isolamento di una popolazione, per cui c'era poco scambio, insomma, gli uomini erano quelli per cui i figli si facevano in modalità sharing solo con quegli uomini lì, beati loro, voglio dire, però la questione era quella. Bene, questo studio ha evidenziato che proprio durante lo Younger Dryas, veramente leggermente dopo lo Younger Dryas, si è verificato un collo di bottiglia, quindi un crollo nella differenziazione del cromosoma Y, che significa inequivocabilmente che sono rimasti pochi individui maschi sul pianeta rispetto alle donne. Il rapporto è sceso da 4 donne per uomo a 16 donne per uomo, quindi c'è stata una moria di individui maschi. Caspita, da tutte le parti questa cosa è successa, dalla Siberia al Nord America, al Sud America, all'Europa, al Nord Africa, all'Asia, ovunque. Ed è uno studio molto dettagliato che è stato fatto, quindi abbiamo delle informazioni molto precise. Ora, è interessantissimo perché secondo me è un altro di quegli indizi che testimoniano che è successo qualcosa di veramente drammatico, no? Perché insomma sono sparite la megafauna, le temperature sono cambiate di 20 gradi in su e in giù in maniera ballerina, come se uno accendesse e spegnesse il condizionamento del pianeta, così, con estrema tranquillità. E adesso scopriamo anche che pure l'uomo ha rischiato l'estinzione, in questo caso proprio uomo nel senso di individuo maschile. Bene, interessante, confermerebbe l'ipotesi catastrofica. No, la conclusione di quell'articolo, bellissimo l'articolo, la conclusione devastante, è stata che è sintomo questo di una cambiata cultura sessuale dell'epoca, di tutti i popoli dell'epoca, che praticamente hanno deciso di fare uno sciopero del sesso a livello riproduttivo, quindi praticamente non hanno deciso di non darsi più da fare al punto di portare l'uomo a livello dell'estinzione. Cioè, ma io dico, ma come si fa a fare un articolo così brillante con una conclusione così demenziale? Cioè, è proprio voler negare la realtà. Chiaramente, quando vedi un'evidenza scientifica che ti dimostra un collo di bottiglia nell'uomo e poi c'è stato nella megafauna, c'è stata una distruzione a livello geologico che ormai è dimostrata da tutte le parti, insomma, unire i puntini, voglio dire, mi sembrerebbe la cosa più naturale del mondo. No, chiaramente è stato un cambio delle usanze sessuali di tutte le culture del pianeta. Boh, io di fronte a queste cose non ho molti commenti da fare, cioè la butto giù in maniera ironica, no? Come potete ben capire. Ma ce n'è tantissime di queste cose, ve ne condivido qualche d'un'altra che ho qua in una presentazione, eccola qua, che ho chiamato proprio la storia scritta nei miti. E l'ho chiamata la storia scritta nei miti proprio perché io credo che, non in tutti i miti, ma in tantissimi miti ci sia una fetta di quella storia che non leggiamo invece sui libri di scuola. Quindi bisognerebbe leggere magari qualche libro di miti per farsi un'idea un po' più aperta di come siano andate le cose. Li ho divisi un po' per categoria, guarda, ce n'è uno qua sulla civiltà globale, che è proprio il primo. Te ne faccio vedere alcuni di questi miti, poi mi dite voi qual è la vostra opinione.
Credo che più o meno tutti abbiamo un'ideina, per esempio, di quello che ci stia scritto nella Genesi, no? Nella Genesi biblica, diciamo, cristiana, perché da noi, diciamo, è in voga quella, potrebbe essere quella ebraica, ma anche quella musulmana, le parole sono sempre le stesse. Ebbene, questa invece è la Genesi degli indiani Hopi, quindi stiamo parlando del nord, del continente americano. Mm. E questi signori ci raccontano di due dei che c'erano in principio. Tawa, il detentore dei misteri, e Kokyanwuti, la dea ragno. Quindi già faccio notare che sono un uomo e una donna, e l'uomo è il detentore dei misteri che io interpreto come il detentore delle scienze, cioè colui che sa spiegare i misteri scientifici. Allora, per uno come me che ha scritto prima di noi, ti viene istantaneo di pensare a Enki. Non so Mhm. se è venuta anche a voi questa Sì, sì, idea, ma a me è Sì, venuta sì. istantaneamente questa idea. E se Tawa e Enki, l'acronimo, Kokyan certo. Uti, la dea ragno, mi verrebbe da dire che potrebbe anche essere Ninusag. Mami, la dea Mami, come era chiamata, colei che nei racconti mesopotamici ci ha Creato. dato la vita, no? Mhm. Va bene, ma diciamo che qua stiamo stiracchiando un po' la cosa. Secondo me no, però stiamo stiracchiando un po' la cosa. Tawa pensò alle creature terrestri, piante e animali, e Kokyanhuti la creò dall'argilla. Mm. Insomma, adesso non vado a cercare le parole bibliche della Genesi, ma sappiamo benissimo che noi siamo stati creati dall'argilla, no? Ora, per carità, che l'argilla fosse uno strumento, un materiale usatissimo per creare ogni tipo di strumento in antichità, e quindi uno possa anche pensare che anche in questa leggenda, diciamo, possa pensare che l'uomo è stato creato dall'argilla, ci sta, però dovete già ammettere che cominciano a esserci già un paio di quelle coincidenze che sono quelle che ti fanno drizzare le antenne, no? Finché tutto fu pronto ed essi, con una grande magia, soffiarono la vita nelle creature. Vi ricordate questo passaggio della Genesi, dove di nuovo, Sì. Soffio diciamo, delle... è stato fatto il fagottino di argilla e poi il Dio ci ha soffiato dentro la vita. Adesso. Di nuovo, io per carità ammetto che possono essere incredibili coincidenze, ma sapete benissimo cosa penso delle coincidenze. Una mi va bene, due mi stanno Due, anche sì. bene, guarda, delle volte ne accetto pure tre, però poi quando sono troppe non sono coincidenze. Cioè, non- se ce n'è troppe coincidenze e le accetti troppe, vuol dire che c'è già in testa qual è l'idea, e quelle quindi sono coincidenze perché non sono coerenti con la tua idea. Io non sono fatto così. Se le coincidenze mi portano da una parte, da quella parte vado, semplicemente. Ma oltre Ma alle non è mica coincidenze, pure finita. le assonanze, no? Le assonanze nelle parole che tu vedi nei miti Esatto. distanti mega chilometri l'uno dall'altro. È Eh, impossibile a livello di logica. esatto, Filippo, cioè, sarebbe carino se, far notare queste cose. Non è tanto il concetto, ma sono le parole che sono le stesse. Cioè, queste sembrano traduzioni diverse di uno stesso testo. Non so se condividete la mia idea. Poi vai Sì, ma avanti, trovi. ti volevo Dimmi. chiedere questa cosa, come facciamo a differenziare dalle contaminazioni? Per esempio, noi sappiamo che nella Genesi molto è stato ripreso proprio dalla mitologia babilonese, sumera, cioè tutti i miti sono poi stati trasportati anche nella Bibbia. Come facciamo noi a capire quando questi miti non sono contaminati dalle successive ondate di migrazione o colonizzazione? Cioè che, ecco, questo mi chiedo. È una domanda assolutamente coerente. Infatti la Bibbia è contaminata dai racconti mesopotamici, ma contaminata è una parola leggera. La Bibbia è una copia, ma scritta Bignami. in tanti parti, un bignami dei racconti mesopotamici. Ma nei racconti mesopotamici ci sono proprio infatti le stesse parole che sto leggendo qua. Io ho usato la Bibbia perché insomma non tutti magari si sono letti l'Atra Asis o l'Enuma Elish, no? Voglio dire. Per cui magari la Bibbia, se non altro a catechismo, qualche parolina, la storiella dell'argilla che gli hanno soffiato dentro la vita l'abbiamo sentita tutti. Però quella è chiaramente una coppia mesopotamica.
Sì, ma qua stiamo dicendo che gli indiani Hopi dall'altra parte del continente, prima che questi continenti fossero uniti dalla moderna società, allora condividevano la stessa storia. Quindi torniamo esattamente al mio punto. Com'è possibile questa cosa? O si nega che questa sia la stessa storia e si dice che sono banali coincidenze, cosa che io non posso accettare, o si deve prendere atto che questi miti ci stanno raccontando una storia diversa. Ci stanno dicendo che o gli indiani Hopi e i mesopotamici facevano parte della stessa cultura e avevano tutte e due la stessa leggenda sulla creazione, che è questa che ritroviamo, o che, ipotesi forse ancora più, diciamo, dissacrante, che questa non sia una leggenda, ma siano i racconti reali di quello che è accaduto, come ce li hanno raccontati gli Hopi e come ce li hanno raccontati i mesopotamici. Questo lo lascio decidere a ognuno di voi, ma il messaggio di questi due miti è abbastanza chiaro. O quelle popolazioni avevano una radice comune. Potrebbe essere una radice nel senso proprio, diciamo, genetico del termine, o potrebbe essere semplicemente nel senso culturale. Su questo lasciamo aperta la porta, ma che avesse una radice comune è innegabile. E questo però stravolge la storia. Cioè tutta la storiella di Cristoforo Colombo e compagnia cantante è finita lì, perché qui stiamo parlando di molto prima. Tra l'altro, andando avanti, cioè poi dopo credo che sia inequivocabile il fatto che ci troviamo di fronte a due versioni diverse della stessa storia. Tawa poi decise di fare delle creature a loro immagine per governare su tutte le altre. Cioè, hanno fatto, facciamoli a nostra immagine e somiglianza. Queste sono le parole che ci sono nella Genesi biblica. Cioè, voglio dire, nonostante tutte queste possibili, diciamo, manipolazioni, traduzioni, nei millenni, comunque le parole sono rimaste le stesse, proprio perché sono le parole significative. Fare delle creature a loro immagine. Tra l'altro quel loro è molto interessante perché lo ritroviamo anche nella Genesi biblica, che è uno dei punti che solleva i problemi. Facciamoli a nostra immagine, cioè, se fosse un Dio solo avrebbe detto vi faccio a mia immagine e somiglianza. No, Senti Max, facciamoli a a nostra immagine e proposito, somiglianza. senti Max, a proposito di questa parola loro, a proposito di nostra immagine e somiglianza, sono gli stessi loro, parliamo delle stesse, degli Io stessi infatti individui, giusto? lo sai E, Serena che loro lo scrivo sempre con la L, la O, sì, la R, la O maiuscola, nel senso che per me loro sono sono la quelli che casta sono anche per dominante. me, esatto, la La casta casta dominante. dominante di questa civiltà globale di cui abbiamo dato ampia testimonianza in prima di noi e che come vedete qualunque diciamo, mito, qualunque pezzetto di storia diversa da quella accademica che tu prendi ne reca la firma, cioè c'è proprio la firma sotto che era così. Ma io condivido in pieno. Ti volevo fare una domanda. Questi loro che indubbiamente ci hanno fatto a loro immagine e somiglianza, almeno per quanto mi riguarda, hanno avuto una loro evoluzione oppure sono comparsi? E dove troviamo traccia di le prime tracce di questa civiltà antidiluviana? Ce ne sono? Ne trovate qualcuna? Dunque, la mia personale impressione, ma è un'opinione, è che loro fossero degli individui biologici, buttiamola giù così, così come siamo noi. Infatti noi siamo fatti a loro immagine e somiglianza, no? E che quindi anche loro hanno subito il loro processo evolutivo, quindi io non sto pensando a delle cose strane, sto pensando No, a no, no, individui no, in io carne ed ossa, parlavo no? a Cioè, livello archeologico. Abbiamo prove di dove nasce questa civiltà antediluviana, ti sei fatto un'idea? Anche perché loro, diciamo, hanno anche insegnato e dato origine a civiltà come i Sumeri, diciamo che mm, nascono già evoluti, già organizzati, una società nella quale c'era un'educazione civica, c'erano delle reti di canali, un'architettura, conoscevano la matematica, erano sì, comparsi dal nulla.
quello che io intendevo era proprio questo. Loro hanno preso questa conoscenza da loro e loro magari erano della Mesopotamia o abbiamo prove che potessero provenire da altri luoghi? Farei proprio anch'io lo stesso percorso che hai già accennato tu. Per esempio, hai citato la Mesopotamia, cioè i Sumeri nascono evoluti, no? La civiltà sumera, una delle cose che non si è mai riusciti di spiegare, o perlomeno in maniera logica, è come mai un popolo così evoluto rispetto ai canoni dell'epoca, come i Sumeri, quindi sapevano scrivere, sapevano far di conto, avevano conoscenze astronomiche, avevano una società, una vita sociale organizzatissima, con leggi, fra l'altro anche, diciamo, relativamente democratiche, no? Con un certo rispetto dello stato sociale, avevano conoscenze di medicina, conoscenze incredibili di metallurgia, di architettura, insomma, non abbiano un passato, cioè sono nati evoluti, no? E questa qua è una cosa che è veramente difficile da spiegare. Fra l'altro loro stessi dicono che non arrivano da nessuna parte, sono stati creati lì. Creati lì è abbastanza interessante anche da sviscerare come argomento. Ci sono delle contraddizioni incredibili. I Sumeri erano iper esperti di metallurgia e in tutta la Mesopotamia non c'è un grammo di metallo a trovarlo. Cioè, è come e io mi ricordo che ho scritto questa cosa, mi piace sempre fare questi paralleli. È come se oggi i più grandi esperti di viticoltura al mondo fossero i sauditi, che cioè, per far crescere una vite devono metterla sotto una palla di vetro condizionata tutto il giorno, no? Cioè, non ci trovereste qualcosa di strano voi? Io ci troverei qualcosa di molto strano. Bene, con gli dei del diluvio credo che insomma sia emersa chiaramente la versione differente sulla nascita di quella e di tutte le altre civiltà che noi pensiamo essere quelle origine, no? Sono civiltà che in realtà sono state inseminate. Da tutte le parti, infatti, troviamo il mito dei sette saggi, gli Apkallu, i Rishi, insomma, ogni cultura l'ha chiamati come vuole, però casualmente erano sempre sette e avevano sempre le stesse caratteristiche, erano scienziati, esperti, ognuno di un settore, rispondevano tutti a un capo, avevano tutti le stesse caratteristiche fisiche e tutti insegnarono, riportarono, mi verrebbe da dire, la civiltà tra quelli che secondo me erano i sopravvissuti a quella catastrofe. Quindi le nostre civiltà, quelle che noi pensiamo essere quelle originali, sono nate così, sono nate per inseminazione, quindi sono un'eredità di un qualcosa che c'era prima ed è per questo che sono nate evolute, no? È come se noi sopravvivessimo a un mega catastrofe oggi e avessimo l'occasione di insegnare ai sopravvissuti, ovviamente noi avremo un livello di conoscenze che per loro sarebbe incredibile, perché noi abbiamo l'eredità della civiltà che c'era prima. Come Quindi adatta con Assurbanipal, giusto? eh, In per, un certo... per esempio, Ok. per esempio, ma voglio dire, ci sono tanti esempi, ho fatto quello metallurgico, si può fare quello indiano, c'è un passaggio degli dei del diluvio che parla delle tavole astronomiche che sul finire del 1700 sono state portate in Europa prelevate da una città che si chiama Tirvalore, sulla costa est dell'India, dove i bramini di un monastero, non saprei come chiamarlo, di quel posto, custodivano queste tavole da 5.000 anni. Bene, queste erano tavole orbitali con le quali si possono calcolare le orbite dei vari pianeti e avevano 5.000 anni. Quando sono state portate a fine 1700 e analizzate dai vari Cassini e diciamo astronomi dell'epoca, sono risultate estremamente precise, cioè sicuramente degne del nostro livello di conoscenza attuale. Ma erano tavole che avevano 5.000 anni. Faccio anche notare che 5.000 anni vuol dire che erano state messe, come si può dire, nero su bianco, erano state scritte dalla tradizione orale 5.000 anni fa.
ma chissà quanti anni avevano in realtà. E poi faccio anche notare questo, supponiamo anche che avessero soltanto 6, 7, 8 mila anni, per arrivare a avere quella conoscenza, una civiltà, ha bisogno di svilupparsi almeno, la nostra ci ha messo 10.000 anni a arrivare a quella conoscenza, quindi vuol dire, stiamo parlando di un qualcosa che va ma ben prima del diluvio, perché lo sorpassiamo veramente senza neanche vederlo il periodo dello Younger Dryas. Quindi è evidente che c'era una civiltà avanzata precedente a questo grande cataclisma. È evidente che quello che noi abbiamo sempre mal interpretato come il passaggio dal Paleolitico al Neolitico, come la prima volta che uscivamo dalle caverne, la prima volta che ci evolvevamo da un punto di vista di cultura, di scienze, eccetera, non era la prima volta, era un ritornare a comprendere, come dice Platone, no? Voi siete dei fanciulli, dice ai greci, nel senso che siete dei fanciulli, nel senso che avete appena risollevato la testa, e glielo dice anche a tutte le volte che ricominciate a prendere la scrittura, arriva la pestilenza dal cielo che vi riporta al Paleolitico, come dico io. Quindi vedi come ritorna tutto questo. Ecco, il punto che però non si riesce ancora a rispondere, e un pochettino ci sto lavorando nel prossimo libro, bene, ma questa civiltà che c'era prima, che sappiamo che era globale, ce lo dicono i miti, aveva però dei centri di potere, che so io, la nostra civiltà oggi è globale, ma chiaramente ha dei centri più importanti, che so io, New York, no? Gli Stati Uniti, piuttosto che la Cina, no? Non sono, è globale, ma non sono tutti paritetici. Ecco, valeva anche per quella civiltà, c'erano dei centri principali e se sì, dove erano e quali erano? Ecco, quelli non li abbiamo trovati. Non li abbiamo trovati anche perché non li abbiamo cercati. Prima bisognerebbe ammettere che c'era una civiltà globale, cercarli, poi magari li trovi anche. Però quelli non li abbiamo trovati, anche se qualche ideina di dove potessero essere ce l'abbiamo. Ti vorrei chiedere una cosa, Max. Quindi c'è questa civiltà prediluviana che ovviamente era altamente evoluta, in qualche modo ci ha creato a loro immagine e somiglianza, forse perché servivamo come forza lavoro, come schiavi o come comunque esseri umani che servivano per mandare avanti un po' le cose, non lo so. Poi comunque arriva e sono in qualche parte forse differenti da noi, forse avevano dei crani allungati e noi abbiamo cercato di emularli. A prescindere da questo, arriva poi il diluvio che, o questa catastrofe comunque ci riporta di nuovo al momento di una grande involuzione per l'essere umano e ritorniamo alla preistoria. Poi questa civiltà cosa fa? Costruisce di nuovo tipo le piramidi, quindi questi grandissimi monumenti che forse sono altamente tecnologici e servono per produrre energia. Quindi loro in qualche modo anche dopo il diluvio hanno comunque la capacità, la forza lavoro, le tecnologie loro avanzate che magari non sono come le nostre e ricostruiscono le piramidi che sono degli strumenti forse di produzione di energia per i loro scopi. Poi all'improvviso si eclissano e spariscono. Quindi ti sei chiesto perché questa civiltà a un certo punto sembra quasi che ci abbandoni e sparisce? Sì, beh, la prima parte è direi un qualcosa di naturale, no? Nel senso che se succedesse oggi e noi fossimo tra i sopravvissuti, insomma, credo che ognuno di noi cercherebbe nel massimo delle sue capacità di ricostruire, diciamo, la società perduta, no? Banalmente non cercheremo, adesso quando si vedono questi reality, no? Delle isole con i naufraghi, eccetera, non cerchi implicitamente di ricreare un minimo delle comodità della nostra società anche nell'isola, no? Ti crei l'acqua corrente, il fuoco per scaldare il cibo, quindi è innato in noi il tentativo di reinseminare la civiltà. Quindi non hanno fatto altro che quello che faremo noi oggi. Sicuramente su questo non è che ci sia molto da stupirsi o da obiettare. Beh, ma mica sempre però gli è riuscito.
no? Ci sono alcuni di questi semi che sono sbocciati, alcuni che sono essiccati, come è successo anche a noi, insomma, se torniamo indietro di 2000-3000 anni, uno dei punti cardine di quelli che potevano essere i centri più evoluti del mondo era l'Egitto, no? La civiltà egiziana, tant'è vero che a scuola, insomma, le prime pagine di qualunque libro di storia, dopo una pagina e mezza dedicata ai Sumeri che vengono liquidati senza troppe remore, ci sono un paio di capitoli sugli egiziani. Beh, oggi l'Egitto direi che è neanche lo specchio di quello che era allora, di sicuro non è il centro del mondo l'Egitto, quindi si è essiccato quel seme di civiltà in Egitto, mentre in altri posti, diciamo, magari è evoluto. Quindi non erano onnipotenti questi signori, quindi qualcosa può essere andato male. Forse, dico forse, può anche essere la spiegazione del fatto che loro si siano eclissati. Cioè noi abbiamo testimonianze abbastanza solide che questi signori camminavano in mezzo a noi e lo sappiamo perché erano distinguibili, erano, noi siamo fatti a loro immagine e somiglianza, ma comunque c'erano delle differenze visibili e questo lo sappiamo da tantissimi racconti, cioè quando uno di loro, L maiuscola, arrivava, ti accorgevi che era uno di loro e non Da era un come testa nera camminava. da come camminava, dall'aspetto, da Sì, tante sì. cose, cioè lo vedevi da centinaia di metri di differenza, insomma, la mitologia greca, quella sumera, la stessa Bibbia, no? C'è quando Abramo vede arrivare il suo signore con i due Malachin, cioè lo vede da 200 metri di distanza e dice, mo qua sono cavoli acidi, aspetta che mi preparo ad accoglierlo. Quindi avevano sicuramente delle differenze e si notavano. Ci sono testimonianze, come dicevo, che loro camminavano fra di noi ancora all'epoca romana, no? C'è un bel libro ehm, Addirittura. di... Sì, c'è un bel libro edito dalla Uno di Corrians, Ah, Corrias, il professor Corrias, sì, sì. Corrias, che parla proprio di questo, quindi che invito anche a leggere perché secondo me ci sono delle cose interessanti. A un certo punto questi signori si sono non eclissati, non è che sono spariti, si vede chiaramente che hanno fatto un passo indietro, no? Il passo indietro è stato prima camminavano in mezzo a noi nelle strade, poi hanno cominciato a chiudersi nei templi e, diciamo, e concedere solo udienza, diciamo, in occasioni speciali, a circondarsi di una classe sacerdotale che parlava in loro nome e che quindi li rappresentava. E il passaggio poi successivo è stato quello di, fra l'altro, anche hanno mollato, fra virgolette, le redini di potere, no? Perché poi dopo hanno nominato prima dei semidei e poi degli umani come regnanti. E io vi ricordo una cosa, che ancora oggi qualunque re che abbiamo nelle monarchie regna in nome di Dio, cioè quel regnare in nome di Dio è un qualcosa di molto pratico e pragmatico, perché lui regna in nome di quello che regnava prima al suo posto e che ha deciso di non farlo più in, diciamo, in prima battuta, in presa diretta, ma Fantastico. secondo me sta sempre dietro le quinte. E quel dietro le quinte direi che apre un altro capitolo che magari affronteremo un'altra giornata. Quindi, e poi l'ultimo passaggio è stato quello addirittura di non farsi neanche più vedere, quindi di sostituire un simbolo a loro rappresentanza, una statua, una simbologia, qualcosa da venerare, da cui poi dopo il passaggio arrivare alle nostre religioni, in cui si va a pregare a una statua, a una divinità o un simbolismo di varia natura, sempre ovviamente sotto l'egida e le indicazioni ferree di un gruppo sacerdotale, insomma, siamo arrivati ai nostri tempi. Quindi questo è successo. Le domande che ci si dovrebbe fare è perché l'hanno fatto e dove sono andati. Perché l'hanno fatto, non lo so, ci potrebbero essere tante ipotesi. Perché forse era il modo migliore di mantenere il potere, forse si sono resi conto che non avevano più la forza bruta, quindi la forza, diciamo, bellica, poliziesca di mantenere il potere con la forza, perché è vero che erano regimi
tutto sommato democratici, ma è anche vero che se sgarravi dalle regole, cioè la democrazia era finita, no? Ti tagliavano la testa, ti passavano a fil di spada. Ehm, Probabilmente si sono resi conto che così non sarebbero riusciti a lungo a tenere a bada i proliferanti umani, no? Che stavano piano piano popolando a dismisura, dando sfogo ai loro istinti animali il pianeta. E quindi hanno pensato a una strategia diversa, no? Se non puoi controllare con la forza bruta, controlli con gli altri mezzi, e i mezzi con cui controlli sono sempre gli stessi. L'informazione, la conoscenza, quindi più il popolo ignorante, più è controllato. Questi sono gli schemi di qualunque regime dittatoriale di ogni tempo, no? Più controlli l'informazione, più mantieni nell'ignoranza il popolo e più il popolo sarà facilmente condizionabile, facilmente controllabile. Poi se c'hai anche la brillante idea di inventarti qualche divinità che vede addirittura quello che pensi e che ti aspetta alla fine dei tuoi giorni per giudicare le tue azioni e quindi ti punirà se non hai fatto il bravo e non hai seguito le regole, insomma, hai trovato un bello schema che ti permette di startene tranquillo e rilassato in disparte e continuare a tirare le fila del mondo. Ma questa è ovviamente una fantasia. Ritornando, dico solo questa cosa, ritornando al diluvio, ritornando al fatto che la storia poi la raccontano i vinti, questo disastro, il diluvio, poi è stato causato da Dio per punire gli esseri umani, quando invece poi noi comprendiamo adesso che è qualcosa che è arrivato sia per loro che per noi in maniera più o meno inaspettate, che comunque ha devastato a prescindere. Poi però dalle fonti scopriamo che è stato il dio X ad aver mandato questa punizione per ridurre la popolazione, quasi anche con l'intento di sterminarla, se non per salvare pochissimi eletti. Sì, sì, ma quello penso che insomma sia un passaggio talmente logico e naturale, per carità, per chi ha la mente aperta, no? Non troppo indottrinata o dogmatica, che sia abbastanza semplice da capire. È evidente che, ripeto, il popolo ignorante di una tribù, che so io, dei laghi, dei grandi laghi del Michigan, che si vede arrivare giù una palla infuocata che brucia tutto, distrugge tutto, eccetera, insomma, non è che ha studiato a scuola che quello è un meteorite, quello è il dio cattivo e perché è venuto giù? Perché non ci comportiamo bene, perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Insomma, questa è l'ingenuità umana, no? E questo dovrebbe anche farci capire quanto ancora oggi siamo ingenui, perché ci comportiamo ancora esattamente nella stessa maniera. Insomma, io ho un approccio che è quello scientifico e quello che è successo non ci sono dubbi che è un qualcosa con una causa naturale. Ancora qualcuno ogni tanto anche nella nostra chat lo dice, se ne viene fuori, cioè non c'è stato nessun Dio che ha fatto queste cose, insomma, è un qualcosa di estremamente naturale. Poi dopo chiaramente tutti quando possono ne approfittano, no? Lo stesso Enlil lo dice, no? Sono stato io che ho determinato, ma non è che è lui che ha determinato il diluvio, lui ha determinato la strage degli umani non avvisandoli, tant'è vero che Enki ha fatto di tutto per avvisarli, insomma, in quell'ottica va letto, ma non è stato Enlil a mandare il diluvio, anzi l'ha subito pure lui, insomma, ci sono, no? Beh, c'è da dire che C'è, comunque parliamo di noi esseri umani che camminavamo con gli dei, cioè li chiamavamo dei perché avevano delle caratteristiche particolari, avevano, diciamo, tra virgolette, dei poteri particolari e di conseguenza quando è accaduta la catastrofe magari è stato molto più naturale attribuire a loro la possibilità di essere in grado di fare queste cose, in quanto dei. Quindi c'è un po' anche l'ignoranza dell'epoca, il fatto che comunque gli dei se ne siano appropriati di questo di questa catastrofe, si sono appropriati il merito di questa catastrofe, è stato molto semplice per loro farglielo credere anche volendo, no? sì, ma l'avrete visto sicuramente anche voi, nonostante che siete tutti giovanissimi, qualche film di quelli moderni dove insomma
la spedizione scientifica si perde, che so io, e viene catturata dai selvaggi dell'isola, dell'Africa, e per riuscire a liberarsi dimostrano il loro potere prevedendo che il sole sparirà dopo 2 giorni, semplicemente perché sapevano che ci sarebbe stata un'eclisse, no? E il concetto è proprio quello, Quindi, cioè tu ti appropri un qualcosa di non tuo per dimostrare la tua potenza, insomma, è un qualche cosa che è di una naturalezza, diciamo, nel comportamento umano che non ha neanche bisogno di essere spiegato. Poi qualcuno magari sarà libero di credere che invece c'erano degli dei soprannaturali in grado di scatenare queste cose, non io. Non è il mio caso. Tra l'altro, noi non li chiamavamo dei, questi signori, perché li no, chiamavamo governanti, guardiani. sì, Quindi, governanti, insomma, da guardiani, guardiani a dei, insomma, è diverso. se io chiamo un guardiano, insomma, fa un lavoro diverso da chiamare un dio, no? Insomma, sono due robe un po' diverse. Quindi lì ci abbiamo messo del nostro. Bisognerebbe anche capire perché ci abbiamo messo del nostro. Secondo me, sempre per quella domanda di Vanessa, no? Perché quello fa parte dello schema delle cose, cioè il fatto di prevedere questo Dio onnipotente ha funzionato per 2000 anni, Sì, ha funzionato per 2000 anni, per 2000 anni, ma non sto parlando della religione cristiana, indipendentemente, stiamo parlando delle religioni in generale, le tre grandi religioni monoteiste, cerchiamo di seguire delle regole perché sennò sappiamo che c'è un Dio che ci punisce o ci dà il premio. Fondamentalmente ha non è funzionato cambiato molto nulla. bene. Questa Sì. storia ha funzionato alla grande, veramente. Anche Scusate, io. Ecco. vi faccio vedere un'altra di queste strane similitudini a conferma dell'esistenza di una civiltà globale. L'ho trovata un mese fa e non l'ho neanche troppo approfondita. Però mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, perché io un'idea me la sono fatta, come sempre, basata sulla regola delle tre coincidenze, no? Cholula è una località o, se volete, un megalito non famosissimo, anche se dovrebbe, perché è la più grande piramide sostanzialmente sulla faccia della Terra. Cholula è una località del centro del Messico, quindi sta proprio centro, non è sulla costa, sopra allo Yucatan in Messico, ed è tutto sommato una collina, quella che potrebbe essere una collina, anche se si capisce già che ha qualcosa di strano questa collina, e si dovrebbe capire che non è una collina particolare perché sulla cima i cattolici ci hanno fatto una bella chiesa, eccetera, come hanno fatto a Cuzco, no? Quindi quando sono arrivati, se c'era un luogo sacro, eccetera, ci hanno piantato il dentino. Quindi dovrebbe indirizzare gli archeologi quando si vedono queste costruzioni, diciamo, di epoca colombiana, dovrebbe far capire che lì non è stato scelto a caso il luogo. Infatti, quando hanno cominciato a scavare, hanno scoperto che quella non era una collina, ma era una cosa un po' alla Göbekli Tepe, no? Era un grande complesso che era stato interrato. Ora, in questo caso, senza entrare nel dettaglio del perché, del per come e del come, perché avete visto il tipo di lavoro, pensate il lato sono 500 metri ed è alta 64 metri, quindi è un qualcosa di assolutamente impensabile. Poi ci sono tutta una serie di costruzioni a latere, per cui questo è un complesso che meriterebbe da solo la fama di Giza o di Teotihuacan, no? Eppure molta gente neanche lo conosce. Io stesso lo conoscevo per nome, ma non avevo mai speso tempo su questa cosa. Ma vi faccio vedere il lato mitico della cosa che è molto interessante. Allora, ehm, ehm, quando i primi gesuiti sono arrivati a seguito delle spedizioni spagnole nella zona, hanno raccolto ovviamente le leggende e le testimonianze. Hanno bruciato tutto, però per fortuna qualcuno ha scritto anche alcune di queste leggende e sono arrivate fino a noi. Ora, quello che vedete qui è un confronto tra una leggenda della zona di Cholula, riferita proprio alla costruzione di Cholula,
e le parole diciamo della Genesi biblica, dove si parla della famosa Torre di Babele. Anch'essa credo che un pochettino ce la ricordiamo tutti dal catechismo, costruita per arrivare più vicini a Dio fino in cima, e scatenò proprio le ire di Dio, che poi dopo scese sulla terra e confuse le lingue per punirci. Mm. Questa è, se non mi ricordo male, la lezione di catechismo appresa 45 anni fa, forse anche No, no, l'hai qualcuno di detta più. perfetta, l'hai detta perfetta. Benissimo. Allora, in rosso ci sono le parole bibliche e in blu ci sono le parole della leggenda raccolta subito, diciamo appena arrivati nella zona a seguito delle prime spedizioni spagnole. Fra l'altro, una leggenda raccolta da una testimonianza di un locale che era un anziano del luogo. Come sempre la cultura diciamo, viene tramandata dagli anziani del villaggio, e questo personaggio era diciamo, nato molto tempo prima l'arrivo di Colombo. Quindi diciamo che queste parole non dovrebbero essere il risultato della contaminazione, tanto più che sono state trasmesse proprio da un gesuita. Allora, trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi abitarono. Queste sono le parole che si trovano nella Bibbia. Tutto era una pianura senza colline o elevazioni, e queste sono le parole che si trovano nella leggenda di Cholula. Quindi già troviamo una coincidenza, per carità, insomma, o è una pianura, una collina, una montagna, per cui voglio dire, non è una grande coincidenza, però è una coincidenza. Essi decisero di costruire una torre così alta che la sua cima dovesse raggiungere il cielo. Costruiamo una torre la cui cima arrivi fino al cielo. Per carità, uno se fa una torre alta alta ci sta che usi diciamo, l'esempio di raggiungere il cielo, però comunque vedete di nuovo la similitudine estrema delle parole. Andando avanti, il Signore dei cieli, infuriato, disse agli abitanti del cielo: avete osservato? Venite e confondeteli. Ora, questo confondeteli, abbiate pazienza, ma cioè, è di nuovo una firma a sangue di questa cosa. Non ti può venire per caso la stessa idea. Cioè, se io mi arrabbio perché qualcosa che stanno facendo laggiù gli umani e sono un Signore dei cieli, a me non mi viene di dire venite, andiamo giù e confondeteli, mi viene di dire andiamo giù e meniamoli, cioè prendiamoli a schiaffi, diamogli un calcio nel sedere, ma cioè, poi a uno gli può anche venire in mente, è bellissimo, è come la maledizione lanciata a Eva dal Dio biblico, no? Cioè partorirai con dolore. A me viene sempre in mente Aldo, Giovanni e Giacomo quando vedo sta cosa, cioè, ma di tutte le imprecazioni che gli poteva dire in romano, qui aiutatemi Filippo e Serena, cioè, ma li mortacci tuoi, cioè, ma vattela, insomma, gliene Sì, poteva dire tante, anche con connotazioni sessuali particolari. No, gli ha detto partorirai con dolore. Cioè, ma sì, come sì. si fa a non vedere in quelle parole, diciamo, la motivazione dell'incazzatura bestiale della divinità del tempo che poi era Enlil, no? Insomma, è abbastanza, secondo me, insomma, è di una logica veramente ferrea. E qui di nuovo, e confondeteli. E invece sulla Bibbia il Signore scese, notate che diventa singolare, qui Sì, bisognerebbe andare sì, a sì. vedere, per Poi esempio, dopo nel diventa testo plurale. originale se c'è scritto il Signore, perché là il Signore dei cieli, infuriato, disse agli abitanti del cielo: avete osservato, sempre in plurale, no? Venite e Sì. confondete. Va bene. Venite a vedere, scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini avevano costruito. Il Signore disse: ecco, nulla sarà loro impedito di fare ciò che hanno immaginato di fare. Andate a, scendiamo e confondiamoli. E qui gli è scappato ancora il plurale, quindi ne hanno corretto un pezzetto, ma non hanno corretto l'altro. Ma a parte quello, sono esattamente le stesse parole. Ora, io a questa slide ero già convinto, cioè non mi devi più dire nulla, perché secondo me sono coincidenze impossibili queste, sono nelle parole. Poi è chiaramente la mia interpretazione, lo posso dimostrare? No, io posso soltanto condividere le informazioni che trovo, poi ognuno si farà la sua idea. Sparsero i suoi costruttori in tutte le parti della terra. Il Signore li sparse da lì in tutta la faccia della terra. Cioè, ma
Di cosa stiamo parlando? Voglio dire, facciamo così, Serena, proviamo così. Se tu fossi la maestra ed hai un tema in classe, compito in classe ai ragazzini, ed hai un tema, e due ragazzini ti consegnano uno il testo in blu e uno il testo in rosso. Tu che fai? Gli Ne dai metto 8 a due tutti e perché due o hanno gli dici? copiato. Allora di cosa stiamo parlando? Vedi, allora non sono da solo a avere queste idee No, no, malsane. assolutamente. Non Anche poi sono, faccio non sono notare l'unico. il fatto che la Bibbia dica scendiamo, cioè voglio dire, parliamo di Dio, non dovrebbe neanche scendere, insomma, voglio dire, è proprio tutta un'altra cosa. Quindi questi Quindi sono lasciamo gli perdere. esempi che poi dopo ti fanno. Quindi qual è la possibile lettura di questa cosa? È sempre la stessa, no? Allora, innanzitutto è che queste sono le stesse parole, quindi il racconto è lo stesso, quindi qualcosa in comune questi messicani preistorici con gli ebrei, con i babilonesi preistorici ce l'hanno, perché il racconto è lo stesso, quindi questo implica che c'era una connessione tra i due mondi, che non è vero quello che ci viene raccontato in maniera accademica. Quale fosse questa connessione? Beh, una connessione solo culturale in questo caso forse anche no, perché mentre della Torre di Babele non c'è rimasto un granché, della piramide di Cholula c'è rimasta, per cui voglio dire, insomma, c'è anche qualcosa di concreto che puoi toccare, quindi sarebbe bello ragionare in questi termini e metterli insieme tutte queste evidenze di una storia diversa che la nostra. Poi non sono nostre fantasie, Ma non non dobbiamo solo avere timore. culturalmente sono simili, ma parliamo proprio degli stessi soggetti in questo caso, perciò da come si evince dalle frasi si parla proprio degli stessi personaggi, dello stesso fatto, quindi non è un qualcosa che è simile a un altro, è quello per come Sì, la si è lo stesso legge. tema accoppiato, si tratta solo di capire se uno dei due ragazzini della tua classe, Serena, è accoppiato dall'altro o se c'è stata un'imbeccata magari a tutte e due dallo stesso individuo che gli ha raccontato la stessa storia. I due ragazzini in maniera del tutto innocente l'hanno scritta così com'era. Io penso che sia la seconda. Io penso che sia la seconda, anche perché ce ne sono tantissime, fra l'altro anche a livello multidisciplinare, no? Perché fino adesso, per esempio, abbiamo parlato di questioni inerenti anche a quella che per noi è una religione, per gli altri invece sono leggende, quindi questo sarebbe anche carino da capire quanto della nostra religione è leggenda o è veramente religione. Ma non mi addentro in questo messaggio. Ce n'è uno molto interessante, che è il mito di Fetonte. Il mito di Fetonte credo che tutti più o meno un'idea ce l'abbiamo, no? È un mito greco, cioè a noi arriva dalla Grecia il mito di Fetonte. Il figlio del È un sole. mito che, per esempio, viene menzionato nel Timeo, no? Perché sono le parole che Soncis dice a Solone quando gli dice quello che voi pensate sia un mito, quello di Fetonte, in realtà sono accadimenti reali. Proprio gli dice testualmente queste parole. E in effetti proprio così è. Qual è il mito di Fetonte greco? Beh, Fetonte era un figlio illegittimo del Sole Che un giorno che a un certo punto ha deciso di andare a conoscere il padre, a incontrare il padre. Quindi è arrivato nel palazzo del padre di fronte al Sole, e si è presentato, il padre l'ha accolto. E, dovete sapere che, diciamo, tra le divinità greche ehm, c'era una sorta di patto d'onore per cui se facevano una promessa non potevano rescinderla. E quindi il figlio del sole, Fetonte, ha, diciamo, in qualche maniera chiesto al padre di esaudire un suo desiderio. E il sole ha detto, "Ah, certo, senz'altro, quello che vuoi, d'altra parte sono il dio sole, posso fare quello che voglio." Ehm, E quello che gli chiese Fetonte fu di fare un giro sul suo carro infuocato, sul suo carro celeste. A questo punto il Sole cercò di recedere dal suo giuramento perché era conscio del pericolo che la richiesta del figlio comportava, ma non poté venire a meno, quindi diede un po' di raccomandazioni e lasciò che Fetonte salisse sul suo carro infuocato e si facesse un giretto, un po' come, diciamo, come il ragazzino che fa un giretto con la macchina del papà appena patentato. E non andò bene, non andò bene, perché
perse il controllo di questo carro infuocato. Poi la leggenda è molto bella perché è molto dettagliata, ci farò un seminario su questa leggenda. Perse il controllo e finì sostanzialmente per passare molto vicino alla Terra, per bruciare tutta la superficie della Terra, e fu poi dopo fermato con la forza, venne abbattuto fondamentalmente e finì schiantandosi nelle acque dell'Eridano. Questa è la storia della favoletta, del mito del fetonte greco. Ora, è interessante questo mito che ha tutti diciamo, i crismi di essere un qualcosa legato a eventi cosmici. C'è il Sole, c'è il carro infuocato, brucia la superficie della Terra perché vi si avvicina, insomma, ci sarebbero tutti i crismi di un racconto astronomico. Bene, ci spostiamo dall'altra parte, come sempre, del pianeta, quindi andiamo nella Columbia Britannica, quindi siamo al confine tra il Canada e gli Stati Uniti, e troviamo questo mito degli indiani Quatiul, che non riesco neanche a pronunciare, sembra Fedor, il figlio degli Khmer. No. Sentite questa leggenda cosa racconta, e poi dopo mi dite la vostra opinione. Il figlio del sole salì una volta in cielo, dove suo padre, approfittando dell'occasione per fare un pisolino, affidò al ragazzo i brillanti gioielli del naso e delle orecchie che davano luce al mondo, e gli chiese di portarli per un giorno attraverso il cielo al suo posto. Ora, fatta, diciamo, eccezione per il fatto che in un caso c'è una carrozza infuocata e nell'altro caso ci sono dei gioielli che fanno la luce del mondo e li vengono portati in giro per il cielo, insomma, direi che è esattamente l'impostazione è esattamente la stessa. Il ragazzo fu avvertito di non avvicinarsi troppo alla terra per non incendiarla, esattamente così come nel caso del fetonte greco, no? Quindi se non si deve avvicinare alla Terra è abbastanza evidente che stiamo parlando di qualcosa di cosmico, di qualcosa di un astro che diciamo in qualche maniera ha a che vedere con qualcosa che sta nei cieli, nel cosmo. Tutto andò bene fino a mezzogiorno, ma poi il ragazzo divenne impaziente e cominciò a correre, prendendo una scorciatoia. Ora, nel fetonte greco si dice che uscì dal percorso abituale seguito dal Sole, quindi il messaggio è lo stesso. Ha cambiato orbita, è uscito dall'orbita tradizionale. Tutto sarebbe bruciato se il Sole non si fosse svegliato in tempo per vedere cosa stava succedendo. Si affrettò a raggiungere il figlio, gli strappò i gioielli dalle mani e lo gettò in mare. Questa è una leggenda che è stata riportata in tanti libri di leggende. Io l'ho trovata in quello di Dorothy Vitaliano, Legends of the Earth. Qui ci avete tutti i riferimenti. Max, posso una domanda? Vai. Posso? Quando con questo slide che fai vedere dice tutto bene fino a mezzogiorno, e poi il ragazzo divenne impaziente e comincia a correre prendendo una scorciatoia, proprio che ipotizza il fatto che sia mezzogiorno, potrebbe essere deduzione del fatto che si è avvicinata la cometa troppo al sole proprio nel momento di caldo più massimo, che tramite il vento solare aveva scaturito tutto quanto, per cui la scorciatoia aveva portata pure fuori orbita. Può essere, cioè da un punto di vista scientifico è così. Che questo aspetto scientifico sia riflesso in quel mezzogiorno, non saprei dirlo, ma potrebbe benissimo essere. Tieni presente che se tu devi esprimere un concetto così complesso come un impatto cosmico che genera il disastro, c'è gente che scrive libri di 450 pagine per spiegare un concetto così semplice, perché non ha il dono chiaramente della sintesi, ma tu lo devi esprimere nella storiella che racconti intorno al fuoco a tuo figlio, lo fai sintetizzando di brutto. Quindi ogni parola che tu metti in quella leggenda ha probabilmente un significato molto ampio, se non nascosto, direi molto ampio. Quindi bisogna pesare veramente ogni parola, e quel mezzogiorno effettivamente spicca in mezzo a questa cosa, quindi potrebbe avere il significato che gli hai dato tu, Filippo. Io non ci avevo mai pensato a questa cosa, ma potrebbe tranquillamente essere così. Siete d'accordo con me comunque che, insomma, qui c'è di nuovo stato qualcuno che ha
ha consegnato lo stesso tema del compagno di banco, neanche del compagno di banco, di quello che è dall'altra parte della classe, quello è il problema. Come hanno fatto a copiare? Serena, devi fare qualcosa, c'è una classe indisciplinata, Di veramente. copioni, di copioni. Ti volevo chiedere, Sì, non ricordo esattamente tutte le parole di Fetonte, ma il fatto anche che dice lo gettò in mare è specificato anche nella leggenda di sì. Fetonte? C'è Ok. scritto che lo gettò nelle acque dell'Eridano. Mhm. Adesso E lì potremmo l'Eridano trovare delle, potrebbe anche essere un indizio in un certo senso, il fatto che specifica che lo buttò in mare. sì, beh, insomma, la mia interpretazione, che poi è anche quella che ho scritto negli Dei del Diluvio, è abbastanza chiara. Ed è quella esattamente che descrive Soncis, cioè Soncis quando racconta, a vedere che forse ce l'ho. Non ricordo, scusate un attimo. Ehm, Quando Soncis incontra Solone e comincia a narrargli, diciamo, di questi accadimenti di cui Solone è ignaro, eccolo qua. Questo è quello che dice Soncis, no? Io ho Sì, sì. tagliato la descrizione della favola di Fetonte perché non ci stava, no? Però Soncis dice, quella storia che presso di voi greci si racconta, vale a dire che un giorno Fetonte prese il carro del padre, eccetera, 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 quindi la storiella, e poi cadde nelle acque dell'Eridano, viene raccontata sotto forma di mito, ma in realtà significa una deviazione di corpi in movimento nei cieli intorno alla Terra e una grande conflagrazione di cose sulla Terra, che determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione mediante una grande quantità di fuoco di tutto ciò che è sulla Terra. Quindi Sonci sta facendo esattamente quello che sto facendo io, sta spiegando la metafora nascosta nella leggenda di Fetonte, e ti sta dicendo esattamente che cos'è. Poi il problema è nostro, che abbiamo considerato le stesse parole di Soncis, e quindi il Timeo di Platone, una leggenda, quindi una leggenda che parla di un'altra leggenda, quindi l'errore è doppio quello che abbiamo fatto noi, ma Soncis ci spiega esattamente quello che è successo e io credo che anche nelle parole della leggenda, diciamo che abbiamo trovato al di là dell'Oceano Atlantico, è abbastanza chiaro che sta parlando di un oggetto col potere di incendiare, quindi una cometa, perché non è che ce ne sono molti altri, che esce dall'orbita, quindi ha preso la scorciatoia, dice in questo caso, esce dall'orbita, si avvicina al pianeta Terra e lo incendia, lo brucia, lo devasta. Chiaramente noi sappiamo che non l'ha solo bruciato e devastato, perché una cometa ha una coda, quindi noi abbiamo investito la coda di quella cometa, quindi siamo stati anche impattati, no? Però voglio dire, il messaggio è assolutamente quello. Il fatto che lo gettò in mare mi fa venire da pensare che una parte di quella cometa, o È lì comunque che ti volevo dire, quello alcune infatti, parti di quella cometa sono sono cadute in finite in mare, mare, è sono quello cadute in infatti mare, volevo sono dire. finite in mare. E infatti lo troviamo di nuovo, guardate, ce n'è un'altra, casualmente, Ridi, Phil? Sì, che almeno sei questa è contenta, finalmente. Sì, io sono sempre contenta della veridicità delle catastrofi. Questa è in Guatemala. Una donna concepisce sedendosi ai raggi del sole e suo figlio matura in un anno. Lancia frecce nel cielo e si arrampica sulla scala che esse formano per visitare suo padre. Mm. Queste frecce nel cielo mi fanno venire in Bellissimo. mente qualche cosina che è nel primo capitolo degli Dei del Diluvio. Dopo aver tormentato il padre, quindi gli ha fatto due maroni così per farsi prestare la macchina e andare a fare un giro, gli viene finalmente permesso di portare il disco di Hamming lungo il percorso stabilito. Cioè, una volta sono i gioielli luminosi, una volta è il carro infuocato, una volta è sto disco di Hamming, ma capite che è la stessa esattamente, stiamo parlando della stessa storia lungo il percorso stabilito, cioè cosa c'è più di quello per descrivere un'orbita, no? Ma barcollando sotto il suo pesante fardello avvicina troppo alla Terra, quindi stesso esatto messaggio. Nella leggenda di Fetonte greco i dettagli sono ancora più precisi, dice che la Luna vide il carro di suo fratello, quindi il carro del Sole,
passare tra di lei e tra la Terra. Cioè, pensate ai dettagli che ci sono in quella leggenda. Ci dice esattamente la traiettoria seguita dalla cometa, cioè è passata con un'orbita tra la Terra e la Luna. E Questo è qui domanda scritto. di rito. Loro che hanno tramandato queste cose, come facevano a sapere esattamente questi particolari? Come hai detto tu, è passata tra la Terra e la Luna. Che tecnologia possiamo immaginarci? Ma ci sono due risposte che mi vengono in mente a questa interessantissima domanda. Allora, alcune di queste testimonianze sono chiaramente testimonianze di gente come noi che si vede cascare il cielo sulla terra, no? Quindi non hanno conoscenze particolari, ma raccontano quello che hanno visto. Ne ho tantissime di queste, ripeto, nel capitolo I miti ne ho portate tante. Si capisce che parlano di oggetti che cadono e distruggono, non parlano dell'orbita, del suo passaggio, eccetera. Però, attenzione, perché c'è un'evidenza clamorosa nei miti del diluvio che hanno in comune tutti una cosa, il fatto che una divinità o un personaggio del luogo rispettoso, un governatore, un guardiano del luogo, avvisa sempre qualcuno prima che la catastrofe arrivi e gli dice anche esattamente cosa deve fare per salvare i semi della vita. Occhio che anche quelli dice cosa fare, semplicemente non è che gli dice fai un'arca, perché in alcuni casi gli dice fai un'arca, in altri casi come Di rincuio. eh, Aruna Mazda, per esempio, nel caso Sì, delle sì, di leggende rincuio. zoroastriche, gli dice scava e infilati sottoterra, chiuditi con dei bei pietroni e stai lì per un bel po' di decenni, perché se metti il naso fuori, ma la stessa cosa fanno gli indiani Hopi, per esempio, no? Quindi questo presuppone che ci fosse qualcuno, quello che noi chiamiamo il dio del caso, uno che sapeva che stava arrivando questo guaio, quindi che aveva capito il meccanismo che scatenava questo disastro, o comunque aveva una tecnologia in grado di prevederlo, che poteva anche banalmente essere una tecnologia che gli permetteva dalla Terra di osservare il cielo. E quindi se sai dove guardare, sei capace a guardare, questi eventi li prevedi, non li prevedi con un anno d'anticipo, ma diciamo una cometa parecchio incazzata che si avvicina al pianeta Terra la individui con qualche mese di anticipo a occhio nudo. Quindi potrebbe essere banalmente la presenza di quella tecnologia, di quella scienza, che non dovrebbe destare nessun tormento agli accademici, perché sappiamo perfettamente che avevano delle conoscenze astronomiche incredibili. Quindi perché no? Se erano in grado 5.000 anni fa i bramini Tirvalori di prevedere l'orbita con precisione di tutti i pianeti, figuriamoci se non erano in grado di guardare per aria e vedere che una cometa si avvicinava al pianeta e che probabilmente avrebbe colpito. Quindi questa è la seconda parte della tua risposta. Si vede chiaramente in questi miti dove c'è dove c'è il loro zampino. Perché se nel mito c'è un dio che ti avvisa prima o c'è la descrizione dell'orbita, eccetera, vuol dire che c'è un qualcosa di più del primitivo che ha osservato per aria il cielo che gli cadeva sulla testa. Chiaramente è la mia interpretazione, ma se con la mia interpretazione non si è d'accordo, quantomeno mi dovete spiegare queste similitudini che continuano a saltare fuori da tutte le parti. Poi con delle piccole differenze, il disco di Edding, ma qui siamo di nuovo alla stessa descrizione, gli oceani bollono, le foreste prendono fuoco e tutto va in fiamme. Il padre interviene rapidamente per assumersi il carico e il ragazzo presuntuoso viene trasformato in un visone. Ora, lasciamo perdere per un secondo il trasformato in un visone, che sai, poi facevano anche pesante uso di allucinogeni a quei tempi, per cui magari scherzo un pochettino, ma è abbastanza inequivocabile che stiamo parlando delle stesse leggende e queste vanno spiegate, vanno veramente spiegate. Io le spiego come le ho raccontate negli Dei del Diluvio, sono testimonianze di fatti reali e questo chiaramente è coerente col fatto che le trovi di un evento fra l'altro globale, col fatto che le trovi nel nord degli Stati Uniti, nel centro del continente americano, in Egitto, in Grecia, chissà da quante altre parti le troveremmo se fossero arrivate fino a noi.
Comunque, banalmente, anche facendo un'osservazione, guardando il cielo, noi siamo la Terra e vediamo la Luna e vediamo passare un bolide o una Certo, meteora, è ovvio che questo astro è all'interno, è fra la Luna e la Terra, quindi potrebbe anche essere frutto di un'osservazione diretta dei certo, superstiti. certamente. Cioè, Sono perché in quel d'accordo caso con te, abbiamo la Vanessa. certezza che è passata fra la Luna e la Terra che siamo noi. Certo, voi immaginatevi una sera stellata di luna piena e vedete una delle varie comete come la Neowise o le altre che ci tornano periodicamente a farci visita e vi sembra dal vostro punto di osservazione che passi tra la Terra e la Luna. Insomma, nel loro caso gli è caduta sulla testa, quindi se la sono segnata, diciamo. Max, scusa, però nel caso di Fedonte potrebbe essere che ha iniziato a causare danni proprio data la grandezza nell'avvicinarsi, non lo so, cambiando qualcosa nella magnetosfera o quant'altro. Perché poi il discorso che leggo in diversi media, il discorso dell'acqua che bolle o l'acqua calda, cioè per arrivare a riscaldare l'acqua di tutto il globo a certi livelli, che impatto cioè che cataclisma deve essere Beh, stato? allora, sulla parola oceani magari ci metterei delle virgolette aperte. Sulla parola bollo non ho. Guarda, ti do, forse una ce l'ho anche qua. Ti faccio due o tre esempi. Uno scientifico. È stato calcolato che Tunguska si trattava di un frammento di 50, massimo 100 metri di diametro, quindi un sassolino veramente. Quando è esploso in cielo, Tunguska ha visto probabilmente questi due frammenti esplodere a circa 5-8 km d'altezza. Quindi voi fatevi conto, sono esplosi all'altezza a cui potrebbe tranquillamente far crociera un volo intercontinentale di oggi, no? 8-10 mila metri sono più o meno i livelli delle crociere, quindi facciamo conto che sia esploso a 8.000 metri. Ehm, L'esplosione ha causato, diciamo, un aumento incredibile delle temperature che ha raggiunto, si calcola, ha raggiunto diverse migliaia di gradi. Adesso non ricordo più a mente quale sia il numero preciso, ma stiamo parlando veramente di migliaia di gradi. Per una superficie calcolata di 30-40 km di raggio, quindi fatevi conto Roma, la città di Roma fino ad Ostia, mi dispiace E darti basta questa brutta però. notizia, Ok. tutta la superficie di Roma, che era in quel caso disabitata per fortuna, ma era coperta da una foresta, i tronchi degli alberi sono stati inceneriti fino a un 20% all'interno del loro diametro. Quindi per parecchie decine di centimetri l'interno di questi tronchi verdi, lussureggianti, per un qualcosa che è capitato 8 km sopra di loro, sono stati inceneriti. Quindi stiamo parlando di migliaia di gradi, credo che il numero fosse 25.000 gradi in cui è stato calcolato nell'epicentro dell'esplosione. Direi che ce n'è a sufficienza per far bollire altro che l'acqua, eccetera. Insomma, questo fra l'altro spiega anche il grande diluvio nordamericano o quello dei Monti Altai, cioè quando l'oggetto ha impattato non sul terreno ma sulla calotta glaciale, ha sciolto all'istante milioni di metri cubi di ghiaccio, all'istante, perché stiamo parlando di un sole che cade, perché è esattamente così, si tratta di un sole che cade in mare o sul pianeta. Quindi queste parole di acqua che bolle non dovrebbero destare diciamo, troppo stupore di fronte alle evidenze scientifiche. Fra l'altro c'è anche una bella leggenda, vediamo se la trovo adesso. Forse ce l'ho anche qua. Molto bella, in cui una parola chiave, secondo me, ci dice esattamente cosa è successo. Ce l'ho, sono sicuro che da qualche parte ce l'ho. Eccola qua. Questa è bellissima, ve la leggo.
questa è una leggenda degli indiani Macadi, Cape Flattery a Washington. Quindi siamo, fatevi conto, il nord dell'America, quindi col Canada e gli Stati Uniti, siamo al confine tra il Canada e gli Stati Uniti, sulla costa pacifica, tutto dall'altra parte, quindi siamo nelle zone di Seattle, diciamo sopra la California, tutto sopra la California, in realtà lo stato si chiama Washington ed è proprio sotto la Columbia Britannica, ok? Quindi è la zona dove ci sono le tracce incredibili del diluvio universale, quella che viene chiamata le Scablands, ok? Nella zona della Columbia Britannica. Allora, questi simpatici indiani del tempo ci raccontano questa storia. Una volta l'Oceano Pacifico si alzò e cadde più volte nel corso di pochi giorni. Già questo, insomma, dovrebbe far capire qualche cosina. Quando parliamo di acque alte come le montagne, non parliamo di acqua piovana, perché l'acqua piovana può piovere finché vuoi, ma non raggiungerà mai la cima di una montagna. Quindi se ha raggiunto la cima di una montagna e l'ha raggiunta la cima della montagna, non era acqua piovana, era acqua dei grandi bacini, quindi del mare. E infatti loro ce lo dicono. Si è alzata e cadde giù più volte. Cioè, stanno parlando di incredibili tsunami e non di uno, di una serie di tsunami. Non li chiamavano tsunami perché non conoscevano i giapponesi, quindi l'hanno descritti come poteva. Prima l'acqua si alzò abbastanza in alto da isolare il promontorio dalla terraferma, cioè quindi sta parlando non di acqua, di un'onda di 10 metri, qui sta parlando di separare delle zone di terra dalla terraferma, quindi voglio dire, tutte quelle evidenze che noi oggi troviamo di quelle che oggi sono isole e prima si suppone fossero la cima di una montagna, sono scritte anche nei miti, non solo nella letteratura scientifica, guarda caso. Poi si ritirò improvvisamente, lasciando questa baia alta e asciutta. 4 giorni dopo raggiunse il livello più basso, per poi risalire fino a quando il promontorio e tutta la terraferma vennero sommersi. Proprio il classico meccanismo degli tsunami, no? Dove prima il movimento del fondale marino fa ritirare le acque, che come vuol dire caricano la molla, e poi quando le acque ritornano, ovviamente senza ostacoli, salgono fino alla cima di una montagna e poi dopo si ritirano nuovamente. Quindi è chiaramente il meccanismo degli tsunami, soltanto portato a dei livelli incredibili. Ma sentite la parola interessante. Tranne le cime delle montagne. Quindi è arrivato fino alle cime delle montagne. L'acqua che saliva era molto calda. Allora, quando in un mito, di nuovo, dove tu hai una cinquantina di parole per descrivere un qualcosa di complesso come una serie di tsunami che distrugge e devasta tutto, tu ti permetti di usarne 2, 4, 6 di queste parole per dire che l'acqua che saliva era molto calda, vuol dire che stai dicendo un dettaglio molto importante. Cioè non stai dicendo l'acqua era azzurra, il cielo era limpido, stai dicendo l'acqua che saliva era molto calda, quindi neanche stai dicendo guarda era estate e quindi l'acqua era tiepida, cioè, faceva piacere tenerci i piedi dentro. Stai dicendo che l'acqua era veramente calda, quindi si può dire che bolliva, no? Quindi che ti scottavi se toccavi. Ora, siccome sta descrivendo uno tsunami, quindi quantità di acqua incredibili che arrivano a coprire tutto tranne la cima delle montagne, e dice che quella era calda, si deve fare un ragionamento energetico. Cosa può scaldare una L'acqua del quantità mare. di acqua del genere a temperature da far sì che questi signori ci dicano occhio che ti scotti i piedi se ce li metti dentro perché era molto calda. Non c'è nulla sulla faccia della terra che può fare questa cosa, non c'è nulla. L'unica Tranne. cosa che ha le quantità di energie per fare queste cose è uno Zotemoc, è un fetonte, che guarda caso le leggende ci dicono essere caduto nell'oceano o nelle acque dell'Eridano. Quindi sono tutte coincidenze quelle che noi in maniera così fantasiosa uniamo come i puntini a formare un disegno molto più congruente di quella che è la storia accademica, o forse le leggende sono quelle che vengono scritte nei libri di scuola nella storia accademica. Lascio a voi rispondere a questa domanda. Ma indubbiamente per quanto mi riguarda sono quelle di cui si discute qui, con persone come te che hanno una mente aperta e fanno un ragionamento multidisciplinare.
anche perché così troviamo delle risposte non solo alternative, ma anche molto più plausibili rispetto alle storielle, alle favolette che raccontano a scuola. Almeno per quanto mi riguarda è più che una certezza ormai. E a testimonianza di tutto ci sono i testi antichi scritti, ci sono le prove scientifiche, le prove archeologiche. Perciò il continuare a voler puntare i piedi, a negare tutto, credo che ormai si caschi nel ridicolo anche, insomma. Io non ho come scopo quello di convincere nessuno, io ho come scopo quello di trovare le mie risposte congruenti secondo la mia formazione e le trovo. Poi se altri come voi le condividono mi sento in buona compagnia, mi aiutate a trovarle. Guarda, facciamo così, chiudiamo questa prima parte della puntata che vedo che stiamo già facendo tardi, visto che con la domanda di Filippo siamo arrivati a parlare di quelle, ho preso quella slide, vi faccio vedere qualche altra leggenda che dice esattamente le stesse cose e ovviamente sono leggende prese in giro per il mondo, guarda caso, giusto per chiudere il cerchio così come l'avevamo iniziato. Qui siamo in Siberia, no? I Kamchadales, a nord-est della Siberia, hanno la tradizione di una grande alluvione che all'inizio del mondo coprì tutto il territorio. Questo inizio del mondo è molto bello, io lo leggo al discorso paleolitico-neolitico, no? Quindi il paleolitico è il risultato di questa grande alluvione. Una parte del popolo si salvò. Quando finalmente l'acqua del diluvio si abbassò, lasciò la gente le loro zattere incagliate in alto e in secca sulle cime dei monti. Quindi non stiamo parlando di qualche metro d'acqua come le alluvioni in Germania adesso, catastrofiche, disastrose, per carità. Qui stiamo parlando letteralmente di un diluvio che portò le barche, le imbarcazioni di fortuna, di coloro che si salvavano fino sulle cime dei monti. Tra l'altro abbiamo anche dei riscontri su queste cose. Sono state trovate carcasse di balene ben all'interno, per esempio, del continente americano, a centinaia di metri d'altezza, cioè non è che ce l'ha portate un tornado le carcasse delle balene lì in cima. Ve ne do un altro di esempio. Le foche del Mar Caspio sono della stessa famiglia delle foche siberiane e si sono queste due famiglie, diciamo, separate di recente. Questo si capisce proprio da un punto di vista genetico, no? Io adesso non so esattamente tutti gli studi come siano stati fatti, ma sono foche della stessa famiglia. Peccato che alcune sono nel Mar Caspio e alcune sono in Siberia. Ora guardatevi un attimino dove sta il Mar Caspio e spiegatemi come fa una foca dal Mar Caspio andare in Siberia o dalla Siberia andare al Mar Caspio. Non fa l'autostop. Cioè, quindi quando leggerete negli dei del diluvio dei Monti Altai e di quelle zone, si capirà come hanno fatto quelle foche. C'è stato un momento in cui il diluvio ha coperto tutto quell'immane territorio che oggi separa il Mar Caspio dalla Siberia e ha permesso alle foche di nuotare, di distribuirsi e poi ovviamente di rimanere isolate. Quindi ci sono i riscontri scientifici che confermano queste parole. Ne faccio vedere un altro. Qui siamo nella British Columbia, quindi dalla Siberia siamo passati di nuovo alla zona del nord degli Stati Uniti. Venne una grande inondazione, la gente sopravvisse su zattere e canoe. Arrivarono le tenebre e i venti forti, molto interessante questa cosa. Tenebre e venti forti, Altri elementi. molto, molto forti. Quando il diluvio si placò, gli uomini sbarcarono sulla terra più vicina e vissero dove erano sbarcati. Quindi qui ci sta dicendo che sono stati sballottati di centinaia di migliaia di miglia di distanza, perché altrimenti sarebbero ritornati chiaramente dove vivevano prima. Se non l'hanno fatto è perché sono stati impossibilitati, quindi sono stati scarrozzati da questo immane tsunami talmente distanti che hanno deciso di stabilirsi lì. Così furono dispersi in tutto il mondo e quando si incontrarono di nuovo, molto tempo dopo, erano tribù diverse e parlavano di lingue diverse. Cioè, capite? Voglio dire, è stato un evento catastrofico. Non stiamo parlando, cioè, i poveracci che sono sopravvissuti
allo tsunami in Indonesia non sono andati a abitare da un'altra parte, hanno cercato poi di ricostruire, sono rimasti lì. Quindi stiamo parlando qualcosa di un ordine di grandezza forse di decine di volte più grande. Quindi quando parliamo di acque alte come le montagne, stiamo dicendo letteralmente alte come le montagne. Qui siamo a Washington. Thunderbird, la divinità del momento, lo Fedor del momento, una volta era così arrabbiato che mandò l'oceano sulla terraferma. Cioè, cosa potevano fare questi poveri cristi per descriverci meglio scientificamente quello che è successo? Non è la pioggia che è caduta dal cielo, è l'oceano che è andato sulla terraferma. Ce l'hanno scritto, ce l'hanno detto in tutti i modi. Quando raggiunse il villaggio, bla bla, salirono sulle loro canoe, l'acqua si alzò per 4 giorni, comprendo le montagne. Le barche erano disperse dal vento e dalle onde, poi l'acqua si ritirò per 4 giorni e la gente si stabilì in molte zone. Tutti raccontano la stessa storia. Si sono messi d'accordo? Io non credo. Si sono messi d'accordo gli indiani del nord degli Stati Uniti d'America o del Canada con gli abitanti delle isole Samoa in Polinesia? C'è anche una storia samoana, quindi siamo in Polinesia, che parla di un polpo ancestrale, questa è la divinità del momento, sai, lì loro hanno un polpo come divinità, no? I cui figli erano fuoco e acqua, già qui non stiamo parlando molto di divinità, cioè come figli fuoco e acqua, quindi qui stiamo già andando nel reale. La loro progenie combatté una grande battaglia e tutto fu sommerso da un mare incontenibile. Cioè, capite cosa è successo? Uno ci dice l'oceano andò sulla terraferma, l'altro il mare si alzò e separò il promontorio dal resto del continente. Qui stanno parlando di un mare incontenibile. Insomma, è scritto nero su bianco nelle parole di queste leggende esattamente quello che è successo. E il dio Tangaloa ebbe il compito di ricreare il mondo. E non è questa la risposta alla tua domanda, Serena, quella della nostra civiltà nata per inseminazione di questo Dio o di questi sopravvissuti, di questi Apkallu, di questi Rishi o di questo Dio Tangaloa che è sopravvissuto a questo disastro e ha cercato di reinseminare la conoscenza della civiltà perduta. È scritto ovunque. Ora, se trovate una Ok, spiegazione Marco, scusa. migliore, io sono il primo ad ascoltarla. Tangaloa, se prendiamo le prime due lettere, le ultime due, potrebbe anche rifarci a Tawa, a Taea o a quant'altro, sempre il cielo di costellazione. Ah, niente di più facile, guarda, c'era un pezzetto della prima di slide e poi chiudiamo veramente perché ti ricordo che tu devi andare a lavorare, Filippo. È E, sempre colpa tua, Filippo. guardate, questo era il pezzettino che non avevamo menzionato, il famoso Tawa degli Opi, Enki. I Sumeri chiedevano che Della Ta-Ea creazione. fosse il creatore, insomma Tawa, Ta-Ea. Ma sapete quante ce n'è di queste somiglianze anche proprio nel nome del luogo, della divinità, della vallata? Insomma, se andate intorno a Tiahuanaco, sono tutte vallate di Ur, gli Uri, insomma, e poi dicono che non ci sono dei legami con la terra di Sumer, con la Mesopotamia. Ci sono scritti da tutte le parti, basta semplicemente volerli vedere. Dai, cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa chiacchierata? Sì, 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 molto, certo. A me, Decisamente. a me è bellissima piaciuta, poi chiacchierata. è bello perché insomma si salta da un argomento all'altro, ma come vedete senza mai perdere il filo logico. Cioè, noi siamo come degli alpinisti ma legati con la fune, no? Cioè, Ma la ci stiamo fune sei tu, arrampicando. eh? La fune sei tu. No, vabbè, lascia stare. Io Sì, posso fare da Noi siamo contrappeso, guarda. appesi. noi No, siamo volevo, scesi. volevo dire un'ultima cosa, solamente una riflessione che mi veniva prima sulla questione della Torre di Babele, no? Che dicevi tu, Max, alla fine, insomma, lui, questo signore, non ha preso, è venuto giù e ha detto distruggiamo tutti, ma confondeteli. Allora mi viene questa riflessione, ma a questo punto, se non è necessario poi farci fuori, ma confonderci, è perché forse in qualche modo hanno bisogno di noi, ma non bisogno perché noi come dire, siamo chissà che cosa,
ma hanno bisogno di noi comunque per un loro progetto, che è un progetto a lungo termine, perché Sì. se no sarebbe semplicissimo. Cioè vedere quando l'uomo alza un pochino la cresta e cominciare a devastarlo, distruggere malattie, carestie, è semplice. Il fatto di doverci confondere è forse perché comunque c'è un progetto di cui ancora noi non riusciamo a comprendere, come dire, la totalità, che noi in qualche modo serviamo in questo progetto. Questa è È una una riflessione. è una delle interpretazioni, deduzioni, perché questa è una deduzione logica, no? Molte cose si deducono logicamente, no? Che io sposo appieno, assolutamente. Quindi siamo in due a sbagliare, Tre, Vanessa, siamo in tre con Io non Serena. in ricordo tre. esattamente. Filippo, sei con noi o sei contro di noi? Che facciamo Sempre gli chiuso, io A italiani. me sempre di chiuso. tutto questo ragionamento l'unica cosa che mi spaventa è la risposta a questa domanda, cioè quale sia lo scopo. Quello mi impensierisce Posso un dire, po'. pensate, era assurdo che se succedesse un evento catastrofico del genere, si salvassero personaggi di due fazioni opposte come un Nelson Mandela o un Trump, è normale che il Trump porterebbe avanti quel sistema precedente capitalista basato sulla forza lavoro degli operai, quindi vedo ben poco, cioè io vedo sempre le due fazioni che si protraggono nel tempo, cambiano i Guarda, protagonisti, ecco, tutto qua. Ma io Filippo, guarda, faccio... Prego. Scusami, io spero tanto che, credo anche nelle astronavi, o le astronavi, o non so, comunque i velivoli dell'antichità con cui trasportavano i metalli da una parte dell'emisfero all'altro, quello di cui parla anche Massimiliano in Prima di Noi. Quindi io mi auguro che, diciamo, tra Enki e Lille si siano salvati tutte e due e che queste due fazioni ci siano tutt'oggi, perché insomma, cioè, se c'è rimasto solo il Lille, ragazzi, io credo che c'è poco da discutere, insomma, Mi veramente. verrebbe da, co- mi verrebbe da commentare con un paio di parole che fanno rima con ragazzi, ma non lo Dai, faccio. dai, dai. No, solo gli ultimi due commenti finali. Uno su quello che ha detto Vanessa, c'è una possibile altra interpretazione, che hanno deciso di confonderci sempre perché m- magari non avevano più il potere di distruggerci. Ricordiamo che io lo ricordo sempre, nelle parole dell'episodio del Giardino dell'Eden si coglie il terrore della divinità, cioè quella divinità è terrorizzata da quello che è successo. Mm? Quando si lancia nell'esclamazione contro Eva, no? Partorirai con dolore, eccetera, insomma, si coglie la sua disperazione. Quella disperazione è frutto, diciamo, delle conseguenze che lui immaginava di quello che era appena successo, quindi della capacità riproduttiva dei sapiens. Quindi lui già capiva che avrebbe perso il controllo e da quel momento in avanti prima o poi non avrebbe più avuto il controllo. Quindi il fatto di confonderci è forse anche tutto sommato quello che potevano fare, perché di più non potevano fare, cioè non potevano eliminarci fisicamente, oppure, come diceva Nessa, è che comunque gli servivamo e quindi era bene controllarci. E come si fa a controllare? Come si fanno, come facevano i vostri parenti romani, Serena e Filippo, a controllare i popoli conquistati? Dividi e impera. No? È esattamente quello, cioè, ma non c'è nulla veramente di strano. Cosa c'è di meglio per dividere un popolo di farli parlare delle lingue incomprensibili fra di loro? Se non puoi comunicare è difficile che ti organizzi per fare una rivolta, no? È estremamente difficile. Quindi tornerebbe davvero tutto da un punto di vista logico su queste cose. Volevo fare anche una riflessione su quello che hai detto tu, Filippo, ma non mi ricordo più. Qual era il tuo ultimo punto? Ah, Era quello di Trump. Trump. Sì, sì. Ma io penso, così mi sto facendo l'idea che così come mi sembra Serena avesse sottolineato all'inizio, questa catastrofe che ha resettato veramente la nostra civiltà non ha colpito in maniera uniforme eh, i vari popoli della Terra, quindi le varie aree della Terra, ehm,
così non abbia colpito in maniera uniforme quelle che sono chiaramente le due caste, le due fazioni dominanti. Noi sappiamo da tutte le culture che questi governanti erano più o meno approssimativamente divisi in due fazioni, in due correnti, possiamo capirle. Poi molto conflittuali fra di loro, a loro volta divise, sembra proprio quello che è avvenuto dopo Carlo Magno, no? Cioè dopo ognuno era padrone del suo pezzettino di terra, no? E quelle due fazioni io sono convinto che non siano state colpite nella stessa maniera, probabilmente perché avevano dei centri di potere che erano posizionati in posti differenti e quei posti sono stati colpiti in maniera differente dalla catastrofe. Uno in particolare di quei centri di potere è stato cancellato dalla superficie del pianeta. Con questo, con questo Atlantide. veramente la chiudiamo qua. Ragazzi, è stato bellissimo. Dai, lo rifacciamo. Se siete tutti d'accordo, lo rifacciamo. Ci Sì, facciamo sì. un'altra di queste chiacchierate. Ascoltiamo poi anche cosa ne pensano i nostri amici appassionati anche loro degli stessi argomenti di cui lo siamo noi. Vi ringrazio, vi auguro una bellissima giornata, un buon weekend a tutti. Grazie a te Massimiliano, è stato un Ciao a tutti. piacere. Ciao, ciao Ciao, ragazzi. ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.